Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante. Più ragazzi alla fine, quindi guardatelo, mi raccomando tutto. C'è un consiglio bonus, una cosa che non è da sottovalutare. Oggi andremo a vedere il come far rendere i giocatori al top seguendo alcuni piccoli meccanismi, alcuni piccoli consigli che ho scoperto in tutti questi ormai svariati anni di gioco su eFootball, perché ragazzi ci sono dei meccanismi forse per far rendere al top anche alcune carte che sono diciamo base o comunque non per forza delle leggende. Non mi dilungo ancora, prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo e passando al link che trovate in descrizione avete diritto al codice sconto per quanto riguarda Gamivo, che è una piattaforma videoludica, ma è un modo per supportare il canale e io veramente ne sarei grato. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti ragazzi, quindi per chi volesse abbonarsi al canale e supportarlo ancora in maniera più diciamo importante ed efficiente, io chiaramente ragazzi ripeto, anche di quello ne sarei grato, ma soprattutto sblocchereste in quel caso a dei prezzi veramente irrisori tutta una serie di contenuti dedicati in esclusiva agli abbonati e ne sono già usciti alcuni, ma sono in programma insomma tanti altri molto curiosi e interessanti. Quindi ragazzi prendiamo questo modulo che è basico, ok, dove ci sono carte che abbiamo più o meno un po' tutti. Allora ragazzi, il discorso qual è? Innanzitutto come far rendere le carte al massimo? Ragazzi, intanto diciamo che ci vogliono le mani detto proprio chiaramente, nel senso che alcuni giocatori possono usare anche delle squadre full base e aprire il di dietro, per non dire un'altra parola, a anche uno che magari gioca con solo esclusivamente leggende. Però ragazzi, a parte tralasciando le mani, che chiaramente bisogna allenarsi e insomma dobbiamo prenderci confidenza sicuramente con il gioco, soprattutto magari per chi è nuovo o si sta affacciando da poco su questo gioco. Bisogna però chiaramente ragazzi considerare un fattore importante: bisogna mettere i giocatori nelle loro posizioni ideali, cioè io non posso dire ma la squadra a me mi rende e uso Costa Curta che è terzino difensivo, lo uso come esterno alto, anche se li potessi dare magari raggiungere la posizione, no? Fare aggiunta posizione, li metto che ne so esterno sinistro alto. Ragazzi, è una carta che non si presta, ma un po' per come era anche lui nella realtà, cioè Costa Curta non è mai stato un esterno alto, no? Di quelli goleador, cioè ragazzi va bene, magari ogni tanto si faceva qualche discesa, ok, però principalmente diciamo che era un giocatore che stavi comunque in posizione. Da questo punto di vista quindi è riprodotta abbastanza fedelmente e quindi noi per farli rendere al top cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiaramente intanto farli giocare nelle loro posizioni preferite. In questo caso Costa Curta come posizioni preferite c'ha tutto l'ambito difensivo, quindi difensore e terzino. Le posizioni preferite, quindi quelle nella quale si attiva la passiva, importantissimo, sono quelli verdi chiari, quindi verde più acceso, verde mela, chiamatelo voi come vi pare, l'importante è che capite. Quindi come potete notare in questa carta sono tutti i ruoli da difensore. Quindi ragazzi, detto ciò, chiaramente poi dobbiamo considerare appunto la tipologia di carta, dobbiamo guardare appunto l'overall diciamo parzialmente. Scusate, mi sono un attimino fermato appunto perché stavo pensando da dove partire. L'overall ragazzi parzialmente, però chiaramente ragazzi dobbiamo considerare che per far sì che si attivi questo stile di gioco dobbiamo metterli appunto in campo nelle loro posizioni corrette, cioè fare una build giusta con quella che è la carta. Ecco, e qui entriamo in un discorso, ho trovato finalmente le parole giuste, entriamo in un discorso di overall e di posizione, perché chiaramente l'overall ragazzi varia in base alla build che ne facciamo, però un overall ragazzi più alto non significa per forza che
dobbiamo avere una carta più forte in campo, no, perché delle volte gli overall che ci dà il computer di default quando noi andiamo a buildare le carte sono corretti, ma non sempre. Nel senso che delle volte le carte le fa abbastanza bene e magari noi possiamo prendere almeno spunto da quello che fa il PC, che fa quindi l'intelligenza artificiale in automatico, però ragazzi delle altre volte non fa delle carte completamente complete, scusate il gioco di parole, però non fa delle carte che sono top. Magari è vero, le porta al massimo overall, ma ad esempio di avere un Costa Curta che magari anziché farmi 99, adesso per dire, visto che stiamo analizzando lui, ma per dire anche un Vierà, un Pirlo o un semplice De Paul, cioè avere una carta che magari mi fa 100 anziché 97, ragazzi, non significa che sia più forte. Sappiamo benissimo su questo gioco quanto poco indicative siano le statistiche, nel senso che ci sono delle carte che hanno delle statistiche abbastanza discutibili e basse e che pure invece magari ognuno di noi riesce a utilizzare in maniera eccellente, no? Quasi più di, se mi danno in mano magari ecco un Neymar leggenda, un Neymar epic e via dicendo, cioè, o un Maldini, no? Magari uno dice io mi trovo bene con quest'altro difensore. Ecco ragazzi, questo appunto è il classico esempio. Io ho panchinato Nesta e sto facendo giocare ormai titolare da diverso tempo questo Van de Ven. Perché ragazzi? Perché così? Perché è una carta vinta, quindi non modificabile né niente, però ragazzi è una carta vinta che ti dà tante soddisfazioni, cioè io con questo giocatore mi ci trovo veramente da Dio. Quindi, ritornando appunto al nostro amico Costa Curta, il discorso qual è? Che dobbiamo buildarle un po' come erano nella realtà, ma soprattutto senza tener conto del vero e proprio overall, cioè se ci accorgiamo che una carta col massimo overall è un po' squilibrata e non ci piace, ragazzi modifichiamola, cioè cerchiamo di renderla il più simile a come era anche lui stesso nella realtà. Quindi ad esempio io questa build l'ho fatta puntando molto sulla velocità, ma per una questione mia ragazzi, io purtroppo non sono uno che fa diciamo, a me piace molto il gioco veloce, mi piace molto che i giocatori siano rapidi, anche perché attualmente il gameplay sta diventando in questo stile molto rapido, molto veloce, quindi ragazzi non possiamo permetterci di utilizzare carte che sono invece lente, perché chiaramente ragazzi, cioè contro un Messi che ha 105 di velocità o di accelerazione, c'è 100, non posso metterli uno che abbia 70-75 secondo me, perché chiaramente nonostante sì è vero le statistiche come ho appena detto non siano troppo indicative però ovviamente dobbiamo anche cercare un attimino di attenerci a un minimo di valore, cioè è ovvio che se io metto in campo una carta che ha 70 contro una che ne ha 99, sì, dalle volte potrebbe non vedersi più di tanto, però poi ragazzi comunque ci saranno sempre delle statistiche o delle situazioni in cui si nota una che magari ha 99 e magari velocità ecco 93 e l'altra invece che magari ha 70 di velocità e massimo overall c'ha 80. Un pochino comunque ragazzi è ovvio che si andrà a notare, non eccessivamente però, perché comunque su sto gioco non è, come già detto, sempre sinonimo di. Quindi tralasciando il discorso dell'overall che l'abbiamo di conseguenza già analizzato, cioè il succo qual è? Buildiamole non tenendo conto tanto dell'overall, cioè se una carta per me avere 99 è più forte anziché farla con 105 di overall, ragazzi facciamola 99, anche perché poi tanto in campo la andiamo a utilizzare noi. Cioè chi se ne frega che l'avversario veda che noi abbiamo la squadra tutta 105, 107, 104, 103. Ragazzi, se io mi porto una squadra in campo che invece sono tutti sui 95-97, ma gioco nettamente meglio con quel tipo di statistiche, con quel tipo di carta buildata e quindi in quella maniera, ragazzi, alla fine della fiera mi devo divertire e devo giocare meglio, quindi chi se ne frega dell'overall. Quindi questo è un punto molto importante, perché ci tengo, ripeto, a dilungarmi un pochino di più, perché molti mi dicono ma quella carta come l'hai maxata tu, oppure
In quella posizione perde di overall. Ragazzi, no, io le ho maxate in base a come le reputo io più forti, e soprattutto ricordiamoci che l'overall top, diciamo il top che può raggiungere in base alla build che noi gli diamo, lo raggiunge soltanto in quelle posizioni verde acceso. Se io lo sposto e lo metto, ripeto, punta, è ovvio che da 99 scenderà a 70, e in queste posizioni, ripeto, si attiva anche lo stile di gioco, in questo caso terzino difensivo. Quindi teniamo in mente, quando andiamo appunto a considerare le carte, tutti questi piccoli fattori che poi magari per chi è nuovo dirà ma cavolo, ma devo ricordare queste cose. Ragazzi, diventa automatico, perché io chiaramente prendo Costa Curta, lo buildo da terzino, ok, quindi magari devo fare una certa build diversa, magari se lo voglio buildare da difensore centrale, e in automatico poi, ragazzi, lo metterò terzino difensivo, cioè non lo metto punta, metterò un Eto'o, metterò un Mbappé, metterò Romario, insomma, e via dicendo. Non metterò chiaramente Costa Curta, cioè non siamo nelle carte che hanno dato poco tempo fa la Konami, appunto, dove c'era il difensore di turno che l'avevano messo punta anziché difensore centrale. Comunque, detto ciò, ragazzi, teniamo conto appunto della passiva. La passiva che cos'è? La passiva è, ve l'ho già detto, quindi dove c'è la barra verde, ecco, verde più acceso, verde mela in campo, ma soprattutto, ragazzi, sono quelle le posizioni effettive dove quel giocatore rende di più. Ci sono dei giocatori che possono fare anche altri ruoli, cioè se ad esempio prendo un Douglas Costa, ok, qualora supponiamo non avesse avuto la posizione seconda punta, comunque per caratteristiche Douglas Costa è un giocatore che può giocare anche in quelle posizioni, perché comunque è molto rapido, molto veloce, molto forte tecnicamente, quindi è un giocatore che può andare a fare quegli altri ruoli lì. Però ovviamente, ragazzi, anche se io li dessi sempre al nostro amico Costa Curta la posizione seconda punta, ragazzi, non renderebbe, sia per stile di gioco ma per come carta proprio com'è, cioè non ha senso. Quindi il consiglio alla fine della fiera qual è? Utilizziamo le carte nei loro ruoli che ci dà il PC, o al massimo in quelli che noi aggiungiamo, passando da qui sempre con aggiunta posizione. Ok, io ad esempio qui gli ho dato la posizione seconda punta perché, come detto, come stile di gioco e come carta, come fatto lui, ce la può avere. Non tutti gli stili di gioco, attenzione, perché ad esempio alla prolifica, se noi andiamo a vedere nelle definizioni che ci dà eFootball, non c'è seconda punta. Diciamo che però per la tipologia di carta, quindi è da analizzare poi anche da calciatore a calciatore, come stile di carta di questo giocatore può farla, ma un po' anche come un Consensao, come un Ribéry, cioè sono quei giocatori che comunque si prestano bene a ricoprire eventualmente anche questi ruoli. Quindi teniamo conto appunto delle abilità, ragazzi, che hanno i giocatori, cioè appunto come dicevo prima, non potrò mettere un Costa Curta a fare la seconda punta perché magari non ha l'esterno a giro, perché magari non ha l'elastico, perché magari non ha il doppio tocco, per chi gli piace skillare, ha un altro tipo di carta. Mentre questo Douglas Costa, anche se è alla prolifica, quindi teoricamente giocatore di fascia, può giocare comunque anche come seconda punta o eventualmente anche come punta qualora volessi, qualora appunto gli dessi la posizione, perché comunque come tipologia di carta diciamo che si presta. E ripeto, nelle posizioni in cui il verde è acceso, come in questo caso, ragazzi, la carta sfrutta appunto al massimo le sue potenzialità, perché qualora fosse verde meno acceso, quindi quel verde più cupo, più scuro, la carta lì perde di overall, e lo perde del tutto ancora se io lo metto a fare una posizione in cui nel campo diciamo è nero. Qual è, ragazzi, però il consiglio bonus che vi voglio dare? In questo caso prendo il nostro amico Pirlo perché ce l'ha.
Teniamo in considerazione dopo tutto questo, ragazzi, anche i booster. I booster perché? Perché il booster dà un booster, appunto, un vero e proprio potenziamento a tutte quelle caratteristiche che ci elenca. Quindi ad esempio lui c'ha il booster sul regista e migliorerà il possesso stretto, passaggio razzo terra, contrasto e via dicendo. Tutto campo, quindi accelerazione, contatto fisico, resistenza. Quindi ragazzi, tutte queste cose chiaramente poi fanno sì che una carta giri in un certo modo e fanno sì che tutto funzioni, diciamo, ad opera d'arte. Ripeto, dipende molto anche dalla build che facciamo, perché buildare bene un giocatore in base a quello che è il suo stile di gioco diventa chiaramente fondamentale se vogliamo farla rendere al top. Però oltre questo, ragazzi, sono a considerare queste altre piccole cose, quindi l'abilità giocatore. Ci ho già fatto un video in cui appunto le analizziamo e in cui vi vado a spiegare più nel dettaglio appunto tutte le varie abilità, ma soprattutto anche, ragazzi, poi i booster che vanno a potenziare quelle che sono alcune abilità. Infatti, come potete notare, ragazzi, qui in campo questo Pirlo, vedete che vicino ad alcune voci, ad esempio possesso stretto, passaggio raso terra, accelerazione, via dicendo, ci sono dei pallini verdi. Quelli, ragazzi, perché appunto? Perché la carta vuol dire che ha quei parametri livellati ancora di più, quindi c'ha un booster appunto su quei parametri, sono un pochino appunto potenziati fondamentalmente. Quindi teniamo in mente tutte queste cose, ragazzi, e provate a utilizzare le carte, quindi facendole rendere al massimo, utilizzando questi consigli che vi ho dato. Niente, ragazzi, quindi questo diciamo che è il consiglio numero uno, secondo me, per poter riuscire a utilizzare bene tutte le carte e soprattutto poi alla fine della fiera giocare bene, divertirci e magari portare a casa, perché no, anche qualche vittoria ogni tanto. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Taran, ciao!